Allora, per prima cosa mettiamo la farina nella planetaria insieme al lievito, ai 2 grammi di lievito, lo sbricioliamo un po' con le mani e poi aggiungiamo l'olio. Mettiamo il gancio. Con questa quantità di farina potete usare anche la foglia, che forse è più semplice da lavorare, ma se fate doppia dose usate direttamente il gancio. Mettiamo l'olio e iniziamo ad impastare mantenendo una velocità bassa. La cosa importante è partire con ingredienti molto molto freddi. Io per esempio generalmente tengo l'acqua con del ghiaccio in un recipiente, poi la peso e l'aggiungo all'impasto. Qui aggiungo il sale e se in casa fa molto caldo, fa parecchio caldo, usate comunque farine che non sono professionali, comprate al supermercato, vi consiglio anche di mettere in frigorifero anche la farina, magari 4-5 ore prima, in modo che sia tutto molto freddo, perché andremo a lavorarlo parecchio l'impasto e quindi si riscalderà. Aggiungiamo l'acqua, circa il 75% dell'acqua totale. Adesso vi farò vedere come me ne tengo una parte che andrà aggiunta alla fine. Ecco, ne lasciamo 50-60 grammi rispetto al totale e li aggiungeremo dopo. Impastiamo sempre a bassa velocità finché l'impasto non si incorda bene e non pulisce tutte le pareti della ciotola. Aggiungo un altro po' d'acqua. All'inizio magari potete pesarla l'acqua per capire quanta ne dovete lasciare alla fine, però ormai io faccio a occhio perché bene o male ho capito quanta ne devo aggiungere alla fine. Adesso vedete il video accelerato ovviamente, ma la velocità che mantengo in questa fase è sempre bassa per evitare un eccessivo riscaldamento. Quando l'impasto è così, vedete che ha pulito bene le pareti della ciotola, arriva il momento di aggiungere l'acqua che avevamo lasciato da parte. Vi consiglio sempre, mentre aspettate che l'impasto arrivi a questo punto, di mettere l'acqua in frigorifero. Aggiungetela pochissimo alla volta, deve essere proprio aggiunta a filo in modo che venga assorbita bene. L'aggiungiamo poco alla volta, l'impasto adesso si aprirà, ma è una cosa normalissima, non state facendo niente di sbagliato, anche se vi sembrerà che andrà tutto a male. Adesso l'impasto si apre piano piano, quando viene assorbita l'acqua che abbiamo inserito possiamo aggiungerne di nuovo e in questa fase aumentiamo un pochino la velocità. Se avete un termometro, l'ideale sarebbe controllare la temperatura dell'impasto, che non deve superare i 24 gradi, ma se state anche più bassi è meglio. Qui è stata assorbita e ne aggiungo un altro po'. Qui comunque il video è un po' accelerato per evitare di farvi vedere tutta la durata dell'impastamento, che con una farina da supermercato può arrivare anche a 25 minuti, 30 minuti. L'importante è seguire i giusti passaggi e arrivare al punto giusto di incordatura dell'impasto, altrimenti tutti i passaggi che verranno dopo saranno complicati da gestire. Vedete che l'impasto adesso si è aperto completamente, prima era tutto incordato attaccato al gancio, ma è normale. Qui aumento un po' la velocità in modo che si rafforzi la maglia glutinica. Vedete, qui già sono passati circa 20 minuti e l'impasto comincia a staccarsi dalle pareti della ciotola perché sta acquistando forza.
non abbiate paura di lavorarlo troppo, e la cosa importante è arrivare proprio a questo punto. Vedete che si è staccato completamente sia dal fondo che dalle pareti. Se non arrivate a questo punto è inutile, vi ritroverete un impasto troppo liquido e troppo difficile da gestire per quello che dobbiamo fare dopo. Quindi adesso l'impasto è chiuso, vedete che tirando il gancio, sollevando la planetaria, rimane attaccato, che è segno che la maglia glutinica che si è formata è abbastanza forte. Ovviamente con le farine professionali è più semplice. Adesso ungo leggermente il piano di lavoro. Se lo avete di marmo d'acciaio potete farlo benissimo, e prendo l'impasto, vedete che viene via facilmente. È ovviamente appiccicoso perché l'idratazione è alta, e faccio qualche piega, ma giusto per chiuderlo, per dargli un po' di compattezza, per metterlo facilmente in una ciotola che deve essere oliata, non troppo. Io la spennello con un pennello con dell'olio di oliva, poi lo copro con la pellicola e lo metto a lievitare nel forno spento con la luce accesa fino al raddoppio. Il raddoppio può avvenire in 2-3 ore, ma anche in 4, dipende sempre dalle temperature. Vedete che è raddoppiato, anche più che raddoppiato. Adesso io generalmente non uso mettere la farina per fare questo passaggio, ma ho voluto provare e sinceramente mi trovo meglio senza. Al limite la cosa che faccio è ungere leggermente il piano anche in questa fase, e mi trovo molto meglio rispetto a mettere la farina in questo passaggio. Comunque rovesciate l'impasto e adesso lo dovete piegare. Fate una piega al libro. Vedete, un po' mi si appiccica, mi dà un fastidio, vabbè, comunque fate qualche altra piega. Io adesso tutti usano queste pieghe che hanno dei nomi strani che neanche mi ricordo, queste non so come si chiamano, però io mi trovo bene farlo in questo modo. Magari nei prossimi video vi faccio vedere quelle più semplici che hanno nomi e cognomi. Adesso, dopo che avete fatto qualche piega e vedete che l'impasto si è compattato, cioè che fate fatica a piegarlo di nuovo, spolveratelo con la semola. Vedete qua qualche altra piega, deve essere abbastanza compatto, cioè deve essere tenace al tatto, non si deve aprire, non si deve allargare. Lo mettiamo in una ciotola infarinata, anche questa con semola, diamo un'altra spolveratina e lo mettiamo di nuovo coperto con la pellicola a lievitare nel forno spento con la luce accesa. I tempi ovviamente possono variare a seconda della temperatura che avete a casa e da tanti fattori, quindi se voi avete l'impasto raddoppiato alle 5 del pomeriggio e dovete infornare alle 8 di sera, mettete in frigorifero e rallentate tutto così, e poi procedete con i passaggi. Io per esempio ho fatto un passaggio in frigorifero perché alle 5 e mezza avevo l'impasto già raddoppiato e avrebbe ceduto di lì a poco, quindi ho messo in frigorifero e ho bloccato la lievitazione. Adesso per stendere facciamo un bello strato spesso di semola, rovesciamo l'impasto che viene via facilmente, non c'è bisogno di aiutarlo neanche con le mani, vedete che bello compatto. E adesso diamo una spolverata anche sulla parte sopra e iniziamo con i polpastrelli a spingere partendo dai bordi, dall'alto verso il basso, e poi andiamo anche un po' al centro. Non dovete fare una lunghezza grande quanto la teglia, perché poi andiamo a ribaltare l'impasto e si allargherà. Adesso prendete l'angolo esterno e lo rovesciate sull'avambraccio destro, poi passate sotto anche il braccio sinistro e date una scrollata per togliere la farina in eccesso. Adesso lo mettiamo nella teglia. Queste sono le teglie in ferro blu che sono fantastiche, non c'è bisogno di ungerle, non c'è bisogno di infarinarle, la pizza non si attacca e viene cotta perfettamente alla base. Adesso sistemiamo l'impasto, ci aiutiamo con le mani senza stressare troppo il centro. Vedete, le punte le ho tirate un pochino fuori perché poi rientrando si vanno a inserire perfettamente nell'angolo. Schiacciate bene i bordi perché in cottura tenderanno un po' a rientrare, sistemate le punte e il nostro impasto è pronto per essere condito. Qui vi faccio vedere una pizza margherita classica. Sono fissata con le punte, vedete, le faccio sempre, le tiro fuori per farle rientrare in modo che la pizza venga perfettamente rettangolare.
Adesso condisco con della passata di pomodoro condita con sale e un filo d'olio. Intanto avrete già preriscaldato il forno a 280 gradi in modalità statica. Se non l'avete statico potete fare benissimo 260 gradi ventilato. Lo inforniamo per 10-12 minuti a contatto con il pavimento del forno, proprio sulla base. Vedete che dopo 10 minuti la base è perfettamente cotta e adesso possiamo condire con la mozzarella. Io ho usato una mozzarella fior di latte che ho fatto sgocciolare per una notte intera in frigorifero sotto un peso, altrimenti tira fuori troppa acqua e ci annacqua la pizza, cosa che non è proprio il massimo. E inforniamo sempre a 280 gradi, ma stavolta nel secondo livello dal basso per altri 6 minuti circa. E dopo tanta fatica ecco la nostra pizza margherita, buonissima. Io ho aggiunto qui dell'origano e poi un filo d'olio a crudo. Fatemi sapere se ci provate a casa. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche cliccando sulla campanellina che si trova qua sotto da qualche parte, ancora non ho capito neanche io qual è. E alla prossima ricetta. Se non avete tempo di guardare il video andate su www.martinamanti.com e la trovate anche lì insieme a tantissime altre ricette e alla prossima, ciao!